Hai mai lanciato una monetina nella fontana di Trevi? Hai espresso un desiderio? Ogni giorno migliaia di persone lo fanno, ma pochi conoscono le storie straordinarie che si nascondono dietro quelle acque barocche. Scene immortali del cinema, truffe geniali e riti segreti. Oggi ti racconteremo tutto quello che non ti hanno mai detto sulla fontana di Trevi. E fidati, c'è molto di più di quanto sembri. La fontana di Trevi non è solo una delle fontane più belle del mondo, ma anche una delle più antiche. Il suo nome deriva da tre vie, perché si trovava nel punto dove convergevano tre strade. Fu completata nel 1762 su progetto di Nicola Salvi e rappresenta il trionfo di Oceano, dio del mare, su un carro trainato da cavalli marini. La fontana segna il punto finale dell'antico acquedotto Aqua Virgo, costruito dai Romani nel 19 a.C. Sì, è collegata all'acqua di 2000 anni fa. La tradizione vuole che, dando le spalle alla fontana e lanciando una moneta con la mano destra sopra la spalla sinistra, tu garantisca un ritorno a Roma. Una seconda moneta porterebbe l'amore, una terza un matrimonio. Ma lo sapevi che ogni anno si raccolgono oltre 1,5 milioni di euro dalla fontana? I soldi vengono donati alla Caritas per aiutare persone in difficoltà. Un gesto romantico che si trasforma in solidarietà. Se dici Fontana di Trevi, molti pensano a Anita Ekberg in abito nero, che entra nell'acqua e chiama «Marcello, come here!». Siamo nel 1960. Il film è La dolce vita di Federico Fellini. Una scena diventata icona mondiale, girata di notte e con l'acqua gelida. Anita era immersa con naturalezza. Marcello Mastroianni un po' meno. Pare che fosse ubriaco per riuscire a girarla. Infatti, sotto il completo elegante, indossava una muta da sub. La scena fu girata senza permessi ufficiali e con pochissima gente intorno. E pensare che oggi sarebbe impossibile rifarla. Ma non è finita qui. Nel 1961, nel film Totò Truffa 62, il principe della risata italiana fa un colpo memorabile. Vende la fontana di Trevi a 2 turisti americani. Totò, fingendosi un nobile decaduto con contatti altolocati, riesce a convincere i malcapitati che la fontana è di sua proprietà. La scena è comica, assurda, eppure non è del tutto inventata. Negli anni 50 e 60 Roma era piena di truffatori che cercavano davvero di vendere beni pubblici a ignari turisti stranieri. Totò ne fece una satira perfetta. La fontana è più di un monumento, è uno specchio dei desideri, un palcoscenico per il cinema, un simbolo eterno di Roma e dell'Italia. E anche se il tempo passa, continua a regalarci storie, sogni e qualche truffa geniale. La prossima volta che ci passerai davanti, lancia una moneta. Ma questa volta ricordati anche di tutte le storie che nuotano lì sotto.